Se pensate che le relazioni moderne siano complicate, preparatevi a scoprire come si viveva l'amore centinaia di anni prima. Nel Medioevo, il matrimonio non era solo un'unione d'amore, ma una necessità sociale e politica, spesso orchestrata per consolidare alleanze e proprietà. Le ragazze, talvolta appena dodicenni, venivano mandate a vivere con le famiglie dei futuri mariti, dove dovevano imparare usi e costumi completamente nuovi in preparazione al loro ruolo di moglie. Ma non tutto era rose e fiori. L'adulterio, visto come un crimine gravissimo, era punito in modi estremamente severi, soprattutto se a commetterlo era una donna. Le punizioni potevano includere mutilazioni o persino la morte. Invece, per gli uomini, le regole erano molto più lasche, mostrando un chiaro doppio standard. La violenza domestica era tristemente comune e addirittura accettata socialmente. I tribunali di quel tempo esortavano le donne a obbedire e sottomettersi ai loro mariti, ritenendo che fosse il loro dovere coniugale. E cosa dire dell'età? Una ragazza di 15 o 16 anni veniva considerata quasi al limite per trovare marito e a 20 anni era vista come una zitella. Al contrario, gli uomini potevano sposarsi da giovanissimi fino a età molto avanzata, spesso con donne molto più giovani, a testimonianza di un marcato squilibrio di potere. Il matrimonio culminava con una cerimonia in chiesa, seguita da grandi festeggiamenti, che potevano svolgersi nelle case, nei castelli o nelle vie cittadine, coinvolgendo l'intera comunità. Anelli, guanti, cappelli e coltelli erano scambiati non solo come simboli d'amore, ma anche per sottolineare gli aspetti economici e politici dell'unione. Queste pratiche mettono in luce una realtà in cui le donne erano spesso trattate più come proprietà che come persone, un mondo dove il patriarcato regnava sovrano e la sottomissione femminile era non solo attesa, ma richiesta. Riflettendo su queste tradizioni, possiamo apprezzare quanto sia cambiata la nostra società e quanto sia importante continuare a lottare per una realtà dove l'amore, il rispetto e la dignità di ogni individuo siano al centro di ogni relazione.